Ciao a tutti da Mirko, cercate un modo per usare un alimentatore PC con i caricabatterie? Seguite il video di oggi perché questo modulo ATX fa proprio il caso vostro, intanto se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. I caricabatterie che usiamo per le nostre LiPo possono essere di due tipi, con alimentatore integrato o senza. I modelli come questo HTRC hanno l'alimentatore integrato, colleghiamo la spina alla rete elettrica e siamo pronti per ricaricare le batterie. In commercio però ci sono anche caricatori che per funzionare hanno bisogno di un alimentatore esterno, come ad esempio il classico IMAX B6 o questo Toolkit RC. Il mio consiglio è quello di prendere un alimentatore specifico come questo Thunder R350, in quanto è studiato per alimentare i caricabatterie. Se volete maggiori info su questo modello vi lascio la mia recensione in descrizione. Delle volte però potrebbe capitare che abbiamo degli alimentatori PC inutilizzati che possiamo sfruttare con i nostri carica-LiPo. Una cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare è andare a manomettere l'alimentatore tagliando i cavi per renderlo compatibile con il caricabatterie. Primo perché potrebbe essere molto pericoloso se non sapete bene cosa state facendo, secondo perché magari in un secondo tempo volete usare di nuovo l'alimentatore con un PC. A tal proposito entra in gioco questo modulo per alimentatore ATX, grazie al quale potremo usare la linea 12V senza manomettere l'alimentatore, vediamolo più da vicino. La scheda ci restituisce tutte le linee disponibili dell'alimentatore, abbiamo un meno 12V, più 12V, più 5V e più 3.3V, ogni linea ha il suo fusibile per garantire un minimo di protezione. Abbiamo l'interruttore per accendere il dispositivo ed un LED che ci indica quando è acceso. Per finire abbiamo il connettore a 24 pin dove andrà collegato l'alimentatore. La scheda ha tutti i contatti sul fondo scoperti e a mio parere sarebbe meglio fare qualcosa per renderla più sicura. La soluzione migliore è creare una stampa 3D in modo da proteggere tutti i contatti. Su Thingiverse trovate vari modelli, io ho scelto questo, in descrizione vi lascio il link a questa pagina. Se non avete una stampante 3D vi suggerisco di chiedere nei vari gruppi Facebook dedicati all'FPV, in quanto troverete tantissime persone disposte a stampare e a spedire quello che vi serve. In descrizione trovate anche il mio gruppo ufficiale Facebook, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi subito. Potete valutare di proteggere i contatti con del nastro isolante o della colla a caldo, ma onestamente non è una buona idea e vi suggerisco di procedere con la stampa 3D. Una volta sistemato nel case, l'adattatore ha un aspetto molto più pulito, ma soprattutto ora è molto più sicuro. A questo punto però non abbiamo ancora finito, ci servono i cavi per collegare il modulo al caricatore. La prima cosa da fare quindi è stabilire che tipo di ingresso ha il caricabatterie. La maggior parte dei modelli in commercio hanno un connettore XT60 maschio, quindi per il nostro cavo ci servirà un connettore XT60 femmina. Per quanto riguarda il cavo prendiamo un 14 AVG lungo circa 15 cm. Una volta creato il nostro cavo con XT60 femmina ci procuriamo dei capicorda per l'altra estremità. Io vi consiglio di prendere dei capicorda ad occhiello da 2.5 con foro 5 mm, sono quelli con la plastica blu. Per fissare il capocorda al filo è necessaria una crimpatrice, ma se proprio non l'avete potete saldare il filo al connettore e proteggerlo con il termorestringente. Iniziamo togliendo la protezione dal capocorda. Adesso con l'aiuto di una tronchesina allarghiamo il capocorda in questo modo. Prima di saldare ricordatevi di mettere il termorestringente per proteggere il contatto. Prestagniamo il cavo e lo mettiamo in posizione. Poi chiudiamo il capocorda con una pinza. A questo punto aggiungiamo un po' di stagno nella parte superiore per aumentare la stabilità. Una volta saldati entrambi i capicorda riscaldiamo il termorestringente. A questo punto il cavo è pronto e possiamo collegare l'alimentatore, ma il dispositivo ci propone varie tensioni, vediamo quale scegliere. Sicuramente la meno 12V è da scartare, in quanto offre una tensione negativa da pochi ampere.
Scartiamo anche la più 5 e la 3.3 volt perché ci danno una tensione troppo bassa. La tensione ideale quindi è data dalla più 12 volt, che sarà quella che andremo ad utilizzare. In ogni caso comunque controllate il range che supporta il vostro caricatore. A questo punto svitiamo e inseriamo i capicorda, facendo attenzione a rispettare le polarità. Come vedete, due fili potrebbero venire a contatto tra loro, quindi per evitare dei cortocircuiti è molto importante usare il termorestringente. Perfetto, ora colleghiamo l'alimentatore al dispositivo e il dispositivo al caricatore, quindi accendiamo. Perfetto, come vedete funziona tutto. In conclusione, anche se un alimentatore PC non è la scelta più pratica da abbinare a un caricabatterie, questa scheda ci permette di fare collegamenti in sicurezza e senza dover tagliare nessun cavo. Se volete usare i vostri alimentatori PC, questa scheda è l'ideale, soprattutto considerando che il prezzo è veramente basso. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.